Ciao a tutti e bentornati alla nostra iniziativa Diventa un allievo di Leonardo. Come ve la siete cavata con l'album? Spero bene perché oggi inizieremo a riempirlo. Intanto vi ringraziamo per tutti i lavori che ci avete mandato in privato. Ricordatevi però di pubblicarli direttamente nel gruppo Facebook in modo che tutti possano vederli. Il tema del laboratorio di oggi è la tua prima prospettiva. Prima di spiegare il significato di questa parola così particolare, vediamo il materiale di cui avremo bisogno. Avremo bisogno di fogli. Possiamo lavorare direttamente sui fogli che abbiamo realizzato con lo scorso laboratorio, oppure utilizzare altri fogli da incollare sul nostro album. Delle squadre da disegno. Se non le avete, un righello o qualsiasi cosa che possa aiutarvi a tirare delle righe andranno benissimo. Una matita e una gomma e il necessario per colorare: matite, pennarelli, pastelli, tempere, quello che avete. Con questa attività di circa 15 minuti impareremo a capire che cosa sia la prospettiva. Intanto la prospettiva è un sistema che permette di rappresentare degli oggetti o delle scene intere, che sono quindi tridimensionali, su delle superfici bidimensionali. Ma prima di vedere in maniera concreta e più semplice il significato di questa parola, chiediamoci che cosa c'entra tutto questo con Leonardo. La prospettiva è una specie di magia. Dà profondità ai disegni e li rende più vivi. Il nostro occhio, infatti, vede il mondo come se tutte le linee convergessero verso un unico punto, che noi chiameremo punto di fuga. È per questo motivo che i pittori rinascimentali, così tanto desiderosi di rendere i propri disegni più realistici, più veri e più vivi, ne erano tanto appassionati e fecero di tutto per dare questa magia alle proprie opere. Tra questi pittori, ovviamente, c'era anche il nostro amato Leonardo da Vinci. Intanto, con il primo step cerchiamo di capire meglio in cosa consista questo sistema. Step 1. Disegniamo le linee di costruzione. Facciamo una piccola premessa. Ogni oggetto o persona del mondo reale è tridimensionale, quindi è dotato di 3 dimensioni che per semplificare indicheremo su questo dado: una verticale, una orizzontale e una che va in profondità. Mentre questo dado io lo posso toccare e vedere dal vivo, voi in questo momento lo state guardando attraverso uno schermo, che è invece piatto, ovvero bidimensionale. Di conseguenza voi potrete solamente toccare con il dito 2 dimensioni, una verticale e una orizzontale, e non potrete quindi toccare quella che va in profondità. E allora com'è possibile che il nostro occhio si renda conto che questo dado è un cubo e non un semplice quadrato? Com'è possibile che si compia questa magia? La chiave di questo sistema è il punto di fuga. Per trovarlo tracciamo sul nostro foglio una linea orizzontale e una verticale, esattamente a metà. Poi aggiungiamo altre 2 linee diagonali che uniscano gli angoli opposti, a 2 a 2. Il punto in cui si incrociano queste linee è detto punto di fuga. In parole povere, la linea orizzontale è l'altezza a cui si trova il nostro sguardo, mentre il punto di fuga è la direzione del nostro sguardo. Step 2. Disegniamo una strada. L'esempio più semplice per capire come funzioni la prospettiva è disegnare una strada su questa griglia. Iniziamo con il segnare 2 punti alla stessa distanza da ogni angolo in basso e tracciamo 2 linee che convergano verso il centro, ovvero verso il punto di fuga. Questa è la nostra strada, che seguendo le regole della prospettiva ci sembrerà andare oltre il foglio, quindi in profondità. Infatti, se vediamo una strada dall'alto, i suoi bordi sono paralleli ed equidistanti, ma se la vediamo in prospettiva, quindi stando sopra la strada, essa ci sembrerà, in corrispondenza dell'orizzonte, un puntino, perché i suoi bordi convergeranno all'altezza e nella direzione del nostro sguardo. Step 3. Disegniamo le case. Con quello che abbiamo detto e fatto fino ad ora, possiamo affermare tranquillamente che utilizzare la prospettiva per disegnare ci permette di ottenere un risultato molto simile a quello che si ottiene scattando una fotografia. Guardate infatti cosa succede se osservo questi mandarini, tutti di ugual dimensione, uno accanto all'altro oppure a distanze diverse da me. Quello in primo piano mi sembrerà certamente più grande di quello sullo sfondo, ma ciò è solamente una percezione del nostro occhio. Soprattutto quando scattiamo una foto a un panorama, ci rendiamo conto che gli oggetti più vicino a noi sembrano più grandi, mentre quelli più lontani ci sembreranno più piccoli, poiché le dimensioni e le distanze si accorciano. I coni gelato di solito non sono grandi quanto una casa o una barca, anzi, magari, eppure nella foto che vi sto mostrando sembra quasi così. Alla luce di questo aggiungiamo adesso alcuni particolari alla nostra veduta urbana, sempre facendo riferimento al punto di fuga e alle linee diagonali.
Come abbiamo fatto anche quando abbiamo disegnato la strada al centro del nostro foglio, prendiamo 2 punti lungo il margine del foglio che abbiamo scelto e tracciamo delle linee che raggiungano il nostro punto di fuga. Ora possiamo procedere nel disegnare le porte, le finestre, le insegne dei negozi, sempre seguendo questa logica delle linee. Ricordatevi, quelle orizzontali convergeranno sempre verso il centro, mentre quelle verticali saranno sempre parallele tra loro. Step 4. Disegniamo gli alberi. Questo step ci permetterà di capire ancora meglio come un gruppo di oggetti con simili dimensioni tra loro appaiano al nostro occhio, quasi ingannandolo, di grandezza diversa se vengono posti a distanze diverse da noi. Ricordandoci delle stesse regole viste per la fila delle case, adesso riempiamo l'altro lato del foglio con una fila di alberi. Step 5. Ripassiamo i contorni e coloriamo. Ora potete ripassare i contorni del vostro disegno in modo da poter cancellare le linee di costruzione, quelle che infatti il nostro occhio normalmente non vede. E quindi possiamo colorare. Infine, Leonardo e la prospettiva nel Rinascimento. Con il nostro laboratorio siamo riusciti a disegnare un paesaggio, trasformandolo da tridimensionale a bidimensionale. Ricordatevi però che questo sistema può essere applicato tranquillamente anche a degli edifici o alle stanze di una casa. Quando tempi più tranquilli ce lo permetteranno, vi consiglio di andare a caccia di prospettive nei musei milanesi. Ne troverete tantissime. E questi sono solo alcuni esempi. Con questo laboratorio siamo diventati un po' di più allievi di Leonardo, perché abbiamo utilizzato uno schema prospettico molto simile al suo. Infatti, anche Leonardo aveva strutturato la sua ultima cena con una struttura molto simile a quella che abbiamo usato noi. Con questo abbiamo concluso il nostro secondo laboratorio dell'iniziativa Diventa un allievo di Leonardo. Spero vi sia piaciuto e fateci sapere cosa ne pensate. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al gruppo Facebook Gli Allievi di Leonardo, spargete la voce e mettetevi all'opera. Aspettiamo i vostri risultati. Ciao!